Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi in questo video andiamo a vedere come inserire un ordine limite in acquisto e in vendita, fare un ordine stop limit e anche con un trigger. Lo vediamo sull'exchange Bitvavo, che è un pochino più semplice perché è l'exchange con le coppie e il mercato direttamente in euro, quindi non dollari e non USDT. Per noi europei magari è più semplice vedere il controvalore in euro, soprattutto se chi si avvicina per la prima volta al settore cripto, che magari ha un pochino difficoltà con USDT e dollari. Inoltre ti ricordo che è ancora attiva fino al 31 marzo, salvo eventuali proroghe, la promozione dedicata alla mia community, dove iscrivendoti su Bitvavo con il link che trovi in descrizione, facendo il KYC e effettuando il tuo primo deposito con un minimo di 20 euro, ti verranno regalati immediatamente altri 20 euro, che non è un bonus trading che ti viene accreditato se raggiungi un certo volume di trading. No, tu depositi da un 20, minimo 20 euro in su, ti vengono accreditati altri 20 euro che puoi utilizzare per acquistare la tua criptovaluta preferita. E Bitvavo è uno degli exchange più semplici, se non il più semplice, già solo il fatto che utilizza le coppie in euro, è il primo exchange con coppie in euro per chi si avvicina al settore. Quindi se hai poca dimestichezza, ti sei appena addentrato nel settore cripto, questo exchange fa al caso tuo. E tra l'altro usando questo exchange si rompe un po' la dipendenza asiatica, perché questo exchange è puramente europeo. Siamo su Bitvavo e attiviamo la modalità Pro cliccando su Pro Mode. In questo caso non facciamo un acquisto e una vendita immediata, ma si apre proprio la possibilità di trading, ovviamente sempre a mercato oppure inserendo gli ordini. Se selezioniamo la parte mercato, acquistiamo o vendiamo al prezzo corrente. Quindi noi possiamo inserire 50 euro e andiamo a acquistare 50 euro di Bitcoin al prezzo attuale. Ora vediamo l'ordine limite, dove vedete che c'è un prezzo limite, il totale in euro che si vuole spendere e l'importo di Bitcoin che si può comprare in questo momento. L'ordine limite significa sostanzialmente voglio comprare o vendere solo a questo prezzo. Se il mercato non arriva lì, non faccio nulla. Non è immediato, non è come un ordine a mercato, aspetta che il prezzo ti venga incontro, venga incontro alla tua richiesta. Esempio, ora Bitcoin, vedete in alto, sta a 58.620. Se tu metti il prezzo limite a 58.000, che cosa succede? Se Bitcoin scende a 58.000, il tuo ordine viene eseguito. Se Bitcoin resta sopra i 58.000, sopra il nostro prezzo limite, il tuo ordine non viene eseguito e quindi non succede nulla. Se sale Bitcoin e non compri, se tocca quel target 58.000, allora sì, è un po' come se dicessi io faccio l'ordine e non pago più di 58.000 euro. Eh sì, sto ragionando in euro perché Bitvavo è il primo exchange a livello europeo con solamente coppie in euro ed è una cosa bellissima perché vi permette di ragionare meglio, perché siamo abituati meglio a ragionare in euro che magari che USDT o in dollari, soprattutto se è la prima volta che si bazzica su un exchange, e anche le fee e le commissioni sono molto molto più chiare. Lo stesso possiamo farlo anche con la vendita. Hai comprato Bitcoin a 58.000, metti prezzo di vendita 60.000. Cosa succede? Se Bitcoin sale a 60.000 vendi, se non ci arriva resti praticamente dentro al mercato, dentro a Bitcoin. E ovviamente qua sotto metti la quantità di euro che decidi di vendere oppure l'importo in Bitcoin direttamente. Poi abbiamo la funzione stop limite e take profit e stop loss. Mettiamo lo stop limite e facciamo sempre l'esempio su acquista. Cosa cambia rispetto al limite normale? Che abbiamo un prezzo trigger. Diciamo che lo stop limite sia in acquisto che in vendita è un ordine a due livelli, ovvero il prezzo trigger attiva l'ordine, il prezzo limite è il prezzo reale in cui vuoi comprare o vendere. Non entra subito nel book, entra solo quando il prezzo tocca il trigger. Facciamo l'esempio, lo stop limit in acquisto. Esempio, magari compriamo se Bitcoin rompe verso l'alto. Compro solo se supera i 59.000 euro perché penso parta forte, ad esempio. Tipo di stop, allora è lo stop limite, prezzo trigger metto 59.000, prezzo limite 59.050.
e poi ovviamente mettiamo magari l'importo. Cosa succede in questo caso? Quando Bitcoin tocca i 59.000 si attiva un ordine limite a 59.050, se c'è liquidità si entra. Possono sembrare simili ma in realtà non lo sono, perché l'acquisto tramite limite o la vendita è uguale a compro a un prezzo ben preciso, mentre utilizzando lo stop limit è come se tu dicessi compro solo dopo che un livello viene rotto. Per quello ti ho fatto l'esempio dell'acquisto a breakout di Bitcoin, perché se dovessi fare un acquisto, se penso che il prezzo scenda, tanto vale usare l'ordine limite classico. Puoi anche ragionarla in questo modo: vuoi comprare con lo sconto, usi il limite; vuoi entrare in una fase di rottura, usi lo stop limit. Lo stesso ragionamento si può applicare sull'ordine stop limit in vendita. Vendo solo se succede X, ovvero il trigger. Quando succede metto una vendita al prezzo limite, al prezzo Y. Quindi anche in questo caso il prezzo trigger è il prezzo che fa scattare l'ordine, ma finché il mercato non arriva lì, l'ordine non esiste nell'order book. Il prezzo limite è il prezzo in cui Bitvavo piazza davvero la vendita, l'ordine limite, dopo che il trigger è scattato. Esempio: hai comprato Bitcoin a 59.000 euro. Vuoi uscire se scende sotto i 58.600, lo stop. Trigger, quindi mettiamo 58.600, limite 58.550 ad esempio, un po' più basso per aumentare la chance di esecuzione dell'ordine. Cosa succede? Se Bitcoin scende a 58.600, Bitavo piazza un ordine di vendita al limite 58.550. Se ci sono compratori a 58.550, vendi. Perché il prezzo limite deve essere diverso da quello del trigger? Te lo spiego semplicemente: perché quando scatta lo stop, spesso il prezzo sta scendendo molto velocemente. Se metti il trigger a 58.600 e il limite a 58.600, potresti non vendere se il prezzo passa velocemente a 58.590 o 58.580 senza riempire il tuo ordine, quindi lo salta. Quindi di solito in vendita si fa il limite più basso del trigger. E il rischio grosso dello stop limit è se il mercato dumpa velocemente, scatta il trigger, ma poi il tuo ordine resta troppo alto e non viene eseguito perché viene saltato, quindi rimani dentro mentre magari Bitcoin continua a scendere. Ora invece andiamo a vedere l'ordine dove possiamo inserire un TP e un SL. TP sta per Take Profit, prendo profitto se sale. SL è uguale allo stop loss, esco se scende. Siamo in acquisto, qui stai dicendo trigger TP compra se sale fino ad un certo livello, il trigger SL, quindi lo stop loss, compra se scende fino a quel livello. Insomma è un acquisto condizionato. Esempio, sempre come ho fatto prima col breakout. Bitcoin ora è 58.796, tu pensi se supera i 59.200 parte forte, voglio entrare. Quindi metti il prezzo trigger TP a 59.200. Ordine a mercato. Cosa succede? Se Bitcoin tocca i 59.200, compra immediatamente al miglior prezzo disponibile perché stiamo comprando a mercato. Esempio, se mettiamo anche lo stop loss, il trigger stop loss, in questo caso è il classico buy the dip, compra se scende. BTC sta a 58.796, tu pensi che scenda a 58.000, voglio entrare. Il prezzo trigger stop loss si mette a 58.000. Cosa succede? Se Bitcoin scende a 58.000, compra automaticamente. Questo è un ingresso su ritracciamento. Ora lo vediamo sulla modalità vendita. Quindi si suppone che hai già Bitcoin, vuoi venderlo automaticamente se sale o se scende. Hai comprato Bitcoin ad esempio a 58.000, vuoi vendere in profitto se sale a 60.000. Quindi il prezzo trigger take profit va messo ad esempio a 60.000. Ordine a mercato, cosa succede? Se Bitcoin tocca i 60.000, vende subito al miglior prezzo disponibile, hai preso profitto in modo automatico. Stop loss, trigger stop loss, hai comprato Bitcoin a 58.000, vuoi proteggerti, se scende a 57.500, metti il trigger stop loss a 57.500. Ordine a mercato, e in questo caso se scende a 57.500 Bitcoin vende immediatamente, ti sei protetto da una perdita superiore. Ricordati che finché il prezzo non tocca il
trigger, non c'è nessun ordine nell'order book, è solo una condizione in attesa di esecuzione. Quando viene toccato, viene venduto oppure acquistato. Quando sei in acquisto e vendita non puoi mettere due condizioni, quindi metto due ordini in acquisto insieme. Un ordine condizionato singolo che può comprare se sale, ad esempio, un TP trigger, o se scende un SL trigger, ma non sono due ordini indipendenti, quelli vengono chiamati ordini OCO, ma al momento non sono disponibili, non tantissimi exchange permettono questa funzionalità. Bene, nel prossimo video andremo a vedere anche lo short selling, che non è da tutti gli exchange averlo come possibilità di trading. Io ti ringrazio per la visione e ti ricordo la promozione in essere. Se ti registri col link che trovi in descrizione, fai KYC e fai un primo deposito minimo da 20 euro, riceverai 20 euro di bonus. Praticamente ti regalano 20 euro che potrai utilizzare per acquistare la tua criptovaluta, scambiarla, insomma provare l'exchange. Ti ricordo inoltre di utilizzare qualsiasi tipo di exchange, indipendentemente da questo o da altri, come acquisto, vendita, trading. Per quanto riguarda HODL in puro stile cripto, ricordati la frase not your key, not your coin e detieni le tue criptovalute per HODL all'interno di un hardware wallet. Ciao!